Benvenuti, bentornati nel mio canale. Vi propongo un nuovo video relativo alla programmazione del PLC Siemens S7 1200. Si tratta di programmare un sistema automatico di scambi per una stazione ferroviaria. L'audio sarà in inglese e in italiano, poi è stato tradotto, sarà tradotto in inglese, quindi c'è la possibilità di ascoltarlo sia in italiano sia in inglese. Ma vediamo di cosa si tratta. Quindi il progettare un sistema automatico di scambi per una stazione ferroviaria. Come si può vedere dall'immagine, abbiamo una stazione con un solo binario di arrivo e a destra abbiamo un solo binario per la partenza. Sono disponibili solo 3 pensiline, è una piccola stazione fatta in casa, e sono indicate le 3 pensiline con le 3 lettere A, B e C, ovviamente relativo binario. Per fare in modo che il treno vada su un binario o sull'altro ci sono 2 svincoli, Y1 e Y2. Normalmente i treni vengono indirizzati verso A, il primo treno che in arrivo. Se questo binario è occupato, andranno indirizzati al binario B e quindi se A e B sono occupati andranno e il terzo treno verrà convogliato al binario C. Come possiamo vedere c'è un simbolo S, questo indica il semaforo e indica se ci sono binari liberi oppure se sono occupati. Quando 2 da 3 sono occupati ci sarà un semaforo rosso. Abbiamo poi gli scambi Y1 e Y2. Lo scambio Y1 è sbloccato, quindi permette l'ingresso del treno verso il binario. Se il binario A è disponibile, Y1 lo fa in modo che il treno vada verso A. Quando A è occupato, il binario il Y1 risulta bloccato e quindi i successivi 2 treni andranno ovviamente attraverso lo svincolo Y2 ad occupare prima B e poi C. Quindi inizialmente Y con 1 è libero, mentre Y2 è bloccato perché il primo treno deve andare per forza in A. Per finire, lo svincolo Y2 rimane bloccato, si chiuderà quando ovviamente la pensilina B e la pensilina C saranno occupate dai 2 treni in arrivo. Adesso prima di passare alla programmazione con il nostro ambiente di TIA Portal, voglio farvi vedere qual è il risultato finale attraverso il programma già completo e poi vedremo come realizzarlo. Bene, passiamo alla nostra visione del risultato. Bene, questa è la connessione di partenza, ho il primo treno, il secondo treno e il terzo treno, ho i miei 2 svincoli, mi credo che non essendoci nessun treno sotto nella pensilina, quindi vuol dire che essendo A libero, lo svincolo Y con 1 è libero per permettere al treno di andare sotto la pensilina. Inoltre il semaforo è verde, vuol dire che siamo a posto, quindi arriva il primo treno ed ecco qui, quando parte il treno ovviamente poi vedete che quando il treno arriva alla pensilina A mi dice che Y con 1 lo svincolo è chiuso, mentre i treni possono andare solo verso Y2. Quindi arriva il secondo treno in partenza, arriva il terzo treno, semaforo rosso, gli svincoli tutti e due segnalati bloccati. Parte il primo treno, arriva il treno 1, parte questo treno, ecco, arriva il treno, parte quest'altro e ovviamente libera questa pensilina, va da questa parte. Bene, questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Quello che ci tengo a dire è che questo programma è didattico, è istruttivo. Questo programma potrebbe essere fatto in molti altri modi, invece di avere 3 treni, averne solo uno e quindi ogni volta che premo per la prima volta va qua, la seconda volta va sul D, la terza volta va su C e così via, quindi può essere migliorabile. Ma siccome l'obiettivo è quello di imparare le cose basilari per la programmazione, ho preferito farlo in questo modo. Andiamo adesso a vedere il programma. Ed eccomi qui nel mio TIA Portal, il programma è già
è già completato, andiamo a spiegare, a vedere in che modo ho pensato la logica. Come vi dicevo, ognuno può usare una logica diversa, può usare un tipo di programmazione ed idea diversa, io l'ho fatta in questo modo semplice, proprio per chi sta cominciando a programmare. Nel primo segmento vado ad indicare che quando in arrivo il treno 1, ovviamente deve essere memorizzato il segnale del treno 1, perché senza essere memorizzato arriva il treno 1, va alla pensellina A, ma poi il segnale del treno 1 manca e quindi non si vedrebbe il treno sotto la pensillina. Quindi il treno in arrivo mi setta la visualizzazione del treno nella pensillina A. Quando vado a premere il treno in partenza, mi disattiva, mi libera la pensillina A e quindi nel nostro HMI il treno non viene più visualizzato. Nello stesso tempo, quando è attivato il set della memoria che chiamo memoria della pensillina, vado anche ad accendere lo svincolo Y1 perché la pensillina A è occupata e quindi lo svincolo 1 segnala che la pensillina A è occupata. Facciamo un po' di zoom che è meglio. Andiamo a 130. Così un po' meglio. Passiamo al segmento 2, che ovviamente il segmento 2 ripete la logica del segmento 1, dove è in arrivo il treno 2, lo svincolo Y con 1 deve essere attivato. Significa che la pensillina A è occupata e quindi lo svincolo U con 1 è lo svincolo Y con 1 è bloccato e deve indirizzare verso la pensillina B. Cos'è che mi disattiva la pensillina B e quindi la visualizzazione del treno? Ovviamente sì, buonasera. Ecco, finalmente sono riuscito a bloccare lo scorrere del mio programma. E quando il treno 2 è in partenza, quello che si trova sotto la pensillina B, mi disattiva il set della memoria e a questo punto, quando arriva il terzo treno, segmento 3, la condizione qual è? Ci deve essere in arrivo il treno 3, lo svincolo Y con 1 deve essere attivato, quindi non può andare verso A, e la pensillina B deve essere occupata. Se c'è questa condizione, il treno andrà indirizzato verso la pensillina C e resterà lì fino a quando il treno non parte. Nello stesso tempo, quando anche la pensillina C è occupata, si deve accendere il LED che mi segnala che anche lo svincolo Y con 2 è stato bloccato, quindi il prossimo treno non può andare né verso A oppure nemmeno verso B o C perché anche lo svincolo Y con 2 è chiuso. Naturalmente, per quanto riguarda le segnalazioni, se c'è lo svincolo Y con 1 e se c'è lo svincolo Y con 2, si deve accendere il semaforo rosso stazione piena. Lo svincolo Y con 2 dicevamo che deve accendersi quando c'è la pensillina B o quando c'è la pensillina C. Ma all'inizio, visto che queste due non ci sono, perché non c'è nessun treno, quando non c'è né il treno sulla pensillina A, quindi lo svincolo si accende. Lo svincolo Y con 2 segnala che è bloccato. Quando arriva il treno sulla pensillina A, questo qui diventa verde, cioè libero, e si diventerà di nuovo rosso quando ho le due occupazioni, la pensillina B e la pensillina C. Questa è la logica del programma. Adesso andiamo invece a realizzare il nostro pannello HMI. Ed eccomi nella pagina base del mio HMI, andiamo a creare tutto quello che serve per l'animazione e per comandare e visualizzare. Metto da parte questa navigazione del progetto e lascio i miei componenti. Per quanto riguarda la pagina farò una realizzazione semplice, se le immagini magari in un'altra occasione farò in modo di vedere in che modo i pulsanti possono essere. Riprendiamo questo qua dove nella mia simulazione iniziale abbiamo visto che i pulsanti avevano
la vista del treno. Qui adesso ci vuole un'ora e mezza prima che venga fuori. Ecco. E qui vado a scrivere invece treno 1. Proprietà per assegnare la variabile da associare al nostro treno, perché ha visto già dei miei video, sa che per quanto riguarda tutto ciò che comanda si devono programmare gli eventi, una funzione sul premi, cioè quando quel pulsante è premuto, e deve andare su elaborazione di bit, perché stiamo lavorando sui bit. Imposta bit, con imposta bit vado a creare un interruttore, per cui ha bisogno poi del comando inverso del resetta bit. Se invece metto imposta bit con tasto variabile, sto andando a realizzare un pulsante monostabile. Devo andare a scrivere, a indicare qual è la variabile associata a questo pulsantino. Le variabili si trovano nelle variabili del PLC. Sotto delle variabili standard vado a prendere il mio treno 1. Treno 1. Ok. Questa parte adesso è completata. Una volta che ho creato un primo pulsante, non c'è bisogno che rifaccia tutto con gli altri per ogni pulsante, basta che prenda questo stesso e vado a fare un copia e incolla e poi modificare solo il testo sul pulsante e la variabile da associare, che ovviamente non può essere sempre questa qui, altrimenti avremo sempre il treno 1. Quindi sul nostro pannello vado a scrivere treno 2, la vendetta. Vado sulle proprietà e modifico semplicemente non treno 1, ho cliccato qualcosa che non dovevo cliccare, ho cliccato sul main, quindi non sul treno 1, ma sul treno 2, quindi di nuovo variabili del PLC, tabella variabili, treno 2. Qui deve diventare treno 2. Ed infine, ultima copiatura, treno 3. Sono come i film di Sylvester Stallone, Rocky 1, 2, 3. Anche qui adesso devo andare a modificare solo le proprietà, non treno 1, ma naturalmente quello che ci serve, quindi treno. Altri pulsanti che serviranno sono i treni in partenza, in modo da liberare il binario. Per faccio tutto questo e questo qui lo porto da questa parte, gli cambio il nome e gli dico treno 1 in partenza. Ovviamente lo spazio non è quello giusto e quindi vado ad allargarlo. Stesso discorso che ho fatto prima, devo semplicemente modificare le variabili. Variabili del PLC. Ok. Qui ovviamente mi dirà adesso che questa è la nuova variabile. A questo punto faccio copia e incolla di questo componente, di questo pulsante. Lo mettiamo qua. Cambiamo le proprietà.
treno 2 in partenza. Mi sono dimenticato di cambiare il nome. Treno 2 partenza. Facciamo di nuovo un CTRL C per il terzo treno. Sempre proprietà, quindi quando si hanno più pulsanti sempre creare il primo e poi qui sono tutti uguali e poi modificare solo la variabile assegnata a quell'oggetto. Treno 3 in partenza dal binario. Ottimo, adesso cosa ci serve? Ci serve semplicemente qualcosa che ci dia la segnalazione del semaforo, degli svincoli Y1 e Y2, se la pensilina è occupata o meno. Allora, per quanto riguarda il semaforo, posso prendere questo qui, un cerchietto. Poi per le dimensioni lasciamo stare così, per adesso vado a proprietà, va tutto in proprietà. Invece per tutti gli oggetti che servono per visualizzare dei risultati, non deve essere un evento, ma devono essere animati. E l'animazione ovviamente va sulla vista, sulla visibilità dell'oggetto. Adesso non c'ho nessuna animazione, quindi aggiungi. Mi chiede cosa vuoi vedere, qualcosa che riguarda la forma o la visibilità. La forma, voglio modificare la forma, in particolar modo il colore. Anche qui a cosa è assegnata il nostro oggetto. Rosso è in riserva, semaforo rosso. Qua sull'area devo aggiungere quando è 0, cioè quando il bit è spento e quando il bit è 1. E decido il colore del colore di sfondo. Quando è spento metto verde, lascia passare. Quando è acceso il treno deve fermarsi, quindi metto un bel rosso. Invece il verde eccolo qua, rosso e verde, benissimo. Vedete che se torno qui il colore iniziale rimane grigio. Ecco, per essere un po' più precisi, clicco sopra e vado su proprietà e devo decidere qual è il colore iniziale, perché ho detto rosso e verde, ma inizialmente il colore comunque questo qui è grigio, quindi gli dico che inizialmente, cioè quando è 0, me lo faccia vedere dello stesso colore di quando andrò in run. Bene. Ecco, questo lavoro deve essere fatto adesso per tutti gli altri oggetti. Prendo questo e lo uso qui come... È meglio mettere un po' di testo perché non si capisce niente. Capisce perché sto parlando, ma eventualmente si sa cos'è. Questo è il semaforo, che bisogna alzarlo un po' il testo. E questo qui invece ho cliccato troppo veloce, sono andato dove non dovevo andare. Quest'altro invece è il mio Y1, lo svincolo Y1. Dai che ce la fai. Ecco, questo qui deve sulle proprietà il colore iniziale, decidiamo inizialmente questo è verde perché devono passare i treni, giustamente, altrimenti più che un svincolo diventerebbe un blocco. Poi vado su animazioni e rifaccio il tutto, aggiungi nuova animazione, visibilità, anzi no scusate, conformazione, a cosa è associato,
è associato al svincolo y con 1, ok. Il discorso che colore deve essere quando è spento e quando è acceso? Ecco, è verde, invece quando è 1 gli mettiamo un bel rosso, ok. E adesso facciamo la stessa cosa, copia e incolla e abbiamo capito che a uno svincolo gli scrivo solo y con 2. Devo modificare anche qua la mia variabile, che non è questo, ma è lo svincolo, questo qua, y2. Abbiamo quasi finito. L'ultima cosa che devo fare è la visibilità dell'occupazione delle tre pensiline A, B e vado a prendere questo, CTRL C, lo metto qua, CTRL V, ecco. Mettiamo un po' di testo per capire cos'è. Questa è pensilina A, ovviamente devo cambiare semplicemente la proprietà. Non lo svincoliamo, ma è pensilina A. Questo copiamo questo. Facciamo qua CTRL C, CTRL V. Dove devo modificare solo la lettera A. Pensilina, bah, nel senso chi lo sa. Proprietà, pensilina B, dove stai? Eccola qui. E infine, CTRL C, CTRL V. CTRL C, copiamo, incolliamo. Vediamo se mi fa lavorare o meno. Pensilina C. Ultima variabile, poi abbiamo finito e lo mandiamo in simulation. Pensilina C. Eccolo. Adesso tutto è completato in maniera semplice, ma comunque possiamo andare a passare a vedere la simulazione cliccando qui su avvia simulazione. Si aprirà il WinShare T per farci vedere il comportamento del nostro pannello e in che modo mi simula il programma che troviamo. Ecco, è stato tutto completato, compilato, vado su avvia simulazione. Adesso sta lavorando per farmi vedere il modellino. Eccolo qua, WinCC.
Andiamo a vedere. Ovviamente lo svincolo Y2 deve essere bloccato perché quando arriva il primo treno attraverso lo svincolo 1 deve andare sulla pensilina A, il semaforo è acceso. Adesso lo svincolo 1 è stato bloccato perché attraverso lo svincolo 2 devono andare pensilina B o pensilina C. Quindi treno 2 e treno 3, chiusura del semaforo, entrambi gli svincoli segnalazione che sono bloccati. Parte il treno 3, ovviamente questo mi risulta che è libero, questo qui è stato liberato, la pensilina C è libera, treno 3, se parte il treno 1, ovviamente è aperto lo svincolo 1, treno 1 e così se parte il treno 2, se partono, e così non li facciamo partire in ritardo per carità, se il treno 3 non può entrare se arriva il terzo treno, deve arrivare prima il treno 2 e poi il treno 3. La stessa cosa possiamo vederla sul main guardando il percorso logico del nostro programma. Vi faccio indossare gli occhialini che così ci vede meglio, che non è altro che la visualizzazione dati on-off delle varie variabili. Ovviamente lui impiega il suo tempo per elaborare. Ok, eccolo qui per il semplice motivo che siamo già in fase, è tutto acceso, sembra porte aperte alla Renault, no, non voglio fare pubblicità, quindi vado a far partire i treni. Ok, quindi siamo sul punto di partenza, cioè il treno 1, ecco, come possiamo vedere il treno 1 mi attiva la pensilina A e lo svincolo Y con 1 viene acceso. Se vado a far partire il treno 1 in partenza, ovviamente si libera lo svincolo e si libera la pensilina. La stessa cosa avviene con gli altri su questa parte del programma dove ho il treno 1, il treno 2 e il treno 3 che dovrei andare a vedere se mi lascia lavorare. Eccolo qui, la pensilina B e la pensilina C. Se vado a far partire la pensilina C, il treno, la pensilina C si libera, eccola qua, e da questa parte non si dovrebbe, non mettiamo il condizionale, altrimenti mi licenziano qua dalla stazione, pensilina B, treno in partenza e pensilina A. Ecco, questa è la maniera più facile per creare questo programma. Ho voluto farlo apposta semplice perché, come dicevo all'inizio, c'è la possibilità di fare in modo che non abbia il treno 1, treno 2, treno 3, ma utilizzare un solo impulso, il treno 1, che ovviamente poi attraverso il programma devo indicare che il treno 1 è il primo che arriva, se già c'è la pensilina A occupata, se premo di nuovo treno deve per forza andare sulla pensilina B e se prema ancora deve andare per forza nella pensilina C, ma questa è l'evoluzione di questo programma. Questo era il modello più semplice, spero che vi sia piaciuto, che vi sia utile per i primi passi nel mondo della programmazione del PLC. Vi auguro una buona continuazione con la visualizzazione dei vostri video preferiti su YouTube e vi invito a seguire il mio canale, a mettere un like se vi è piaciuto e arrivederci al prossimo video.